Questo edificio è soprannominato Astronave per le fattezze che ricordano una celebre Enterprise. È stato progettato, pensate, negli anni 70 da un architetto brasiliano, Oscar Niemeyer, ed è in provincia di Torino, per la precisione a San Mauro Torinese. David, quando lo vide per la prima volta, se ne innamorò. Ora ci devi raccontare che cosa è diventata l'astronave. Beh, innanzitutto la prima volta ci sono andato con un amico, con un imprenditore. E da quel momento sono andato via, ho continuato a guardarlo dall'alto su Google Maps ed era incredibile. Ho scoperto, non lo sapevo neanche, che esistesse un'astronave in qualche modo atterrata nel 1980 alle porte di San Mauro Torinese e me ne sono innamorato, poi sono tornato indietro e ho cominciato a parlare con i miei colleghi. E tutti erano contro, perché non volevano una casa del genere. Io dico, cavolo, abbiamo un'astronave, facciamo spazio, facciamo satelliti, facciamo sistemi per il comfort degli astronauti, non possiamo non atterrare e prendere anche noi questa astronave. Ma il motivo era molto semplice. Ogni volta che io continuavo e cominciavo di nuovo il discorso, loro tornavano, abbiamo trovato bellissimo un capannone, abbiamo trovato un greenfield. Però noi che parliamo di satelliti piccole dimensioni e soprattutto all'interno di Argotec abbiamo una parola molto importante che è l'affidabilità e anche la sostenibilità, fondamentale. E a quel punto gli ho fatto fare un paio di calcoli, visto che sono a maggior parte ingegneri, ho detto tornate un attimo, fatemi capire, abbiamo bisogno di cosa? Di 6.000 metri quadrati, quindi dovremmo cominciare a tagliare 6.000 metri, la pianta solo, dovremmo cominciare a tagliare alberi, dovremmo prendere un greenfield del genere e noi abbiamo qualcosa che è già pronto. Dopodiché, lo sai cosa mi hanno detto? Fatemi un altro calcolo. Quanti metri cubi di cemento armato dovremmo versare? E sono tornati col compitino. E a quel punto mi hanno detto 5.500 metri cubi. Io ho fatto due calcoli, 5.500 metri cubi, lo sai quante sono? Sono 3 piscine olimpioniche di cemento armato, sono 1.375 beton car. Perfetto. Ecco l'edificio. Era già pronto. Era nostro. L'abbiamo chiamato Space Park. In questo Space Park, che tra l'altro è stato inaugurato pochissimi giorni fa, settimana scorsa, il 18 ottobre, costruite satelliti, l'hai già spoilerato tu, microsatelliti per la precisione, che sono grandi più o meno come una 24 ore, come una valigetta. In questo momento i satelliti in orbita intorno alla Terra sono circa 10.000. Orbitano intorno a quella che chiamiamo l'orbita bassa. Adesso in questa slide vediamo questo circolo bianco che circonda la nostra Terra. Quella è l'orbita bassa, poi esiste anche l'orbita media e l'orbita alta, ma questa è un'altra storia. A che cosa ci servono tutti questi oggetti orbitanti intorno alla nostra Terra? Beh, innanzitutto all'interno di Argotec noi facciamo dei satelliti che vanno, come dicevi tu, da satelliti molto piccoli fino a 30 cm per 20 per 10, 15 kg, fino a satelliti anche più grandi, fino a 200 e passa chilogrammi. Cosa facciamo? Innanzitutto io quando mi sveglio la mattina e dentro in macchina, la prima cosa che faccio, anche se so perfettamente la strada che devo fare, cosa faccio? Metti il navigatore. Metto il navigatore. E guarda caso il navigatore, come facciamo ad avere quei dati di navigazione sul nostro smartphone, sulla nostra auto? Semplicemente perché c'è una costellazione di satelliti, anzi ce ne sono più costellazioni di satelliti. Ma questo è solo un esempio, ma ci sono delle categorie: telecomunicazioni, navigazione, osservazione della Terra, scienza. La scienza è sicuramente una cosa fondamentale, molto importante, addirittura andiamo a fare anche molto 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 più lontano dalla Terra. Se osserviamo la Terra, guardiamo anche la fragilità della nostra Terra e magari possiamo anche intervenire su questa fragilità della Terra, magari fare anche delle previsioni del tempo. Stamattina la prima cosa che ho fatto, ho visto pioveva su Milano e a quel punto ho capito che forse mi sarei dovuto vestire in modo diverso. Previsioni del meteo e previsioni del clima, che sono due cose diverse, ma i satelliti ci danno la possibilità di fare. Dipende molto anche dalla questo. sensoristica che tu metti a bordo, perché il satellite lo possiamo chiamare una carrozza, è una carrozza complessa, assolutamente molto complicata, e questa carrozza complicata all'interno ha sensoristica. In base alla sensoristica e in base a quello che vuoi fare metti dei sensori diversi e a quel punto i dati ti arrivano a terra e in qualche modo li analizzi. Nei laboratori dello Space Park siete in grado di sviluppare un satellite a settimana,
Ma non è difficile costruire un satellite, è così semplice. Ma innanzitutto è stata una sfida incredibile. Ti posso dire che quando eravamo nell'altra sede, adesso come dicevi l'abbiamo da poco inaugurata, stiamo spostando quasi tutti quanti i laboratori nella nuova sede, riuscivamo al massimo a fare 1-2 satelliti all'anno. Adesso il mercato è un mercato che continua a crescere, un mercato incredibile perché vogliamo sempre di più navigare, vogliamo sempre di più comunicare, vogliamo internet anche nei posti remoti, vogliamo le previsioni del clima, del tempo, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo sempre bisogno di più di quelli che sono i satelliti. Il mercato ci sta chiedendo quello, e allora a quel punto sono sempre rientrato, dico, adesso abbiamo 12.000 metri quadrati di laboratori, di camere bianche, dove le persone entrano, come vedete, quasi come se fossero in una sala operatoria. Adesso alziamo l'asticella, non ne facciamo più 2, il mercato ce ne chiede tantissimi e cerchiamo almeno di farne 1 a settimana e magari in futuro ne faremo ancora di più, e soprattutto perché il mercato che dicevo non è solo un mercato italiano, non è un mercato europeo, è un mercato mondiale, è un mercato soprattutto statunitense anche. Voglio farti raccontare un po' della tua visione, anche del fatto che, appunto, a proposito di libertà e di rischio, hai saputo metterti in gioco. Ce l'hai sempre avuti un po' dentro queste due parole, coraggio, rischio. Hai intrapreso in gioventù una carriera militare. Allora, da ufficiale paracadutista è diventato comandante dei reparti speciali, ma poi molla tutto. Molla la carriera, parte per gli Stati Uniti, apre una startup che sviluppa software. Ha diversi clienti, tra cui la NASA. Nel 2008 molla tutto di nuovo. Vuole rientrare in Italia e ha un obiettivo, un sogno, fondare Argotec, che appunto, come vi ho già detto, è riuscito a realizzare. E dapprima produci cibo e servizi per gli astronauti e poi piano piano l'azienda si amplia e costruisce appunto satelliti e anche soluzioni innovative per il benessere e il comfort degli astronauti. È grazie ad Argotec che Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, gli astronauti italiani, hanno bevuto il primo caffè espresso italiano sulla stazione spaziale Che detta così sembra una banalità, ma c'è dentro una tecnologia incredibile, perché da qui abbiamo fatto anche 3 brevetti, stiamo cercando in qualche modo di riutilizzarli sulla Terra, dove c'è un risparmio di circa il 46% dell'acqua, perché la stazione spaziale internazionale è come un pianeta. Anche lì ci sono delle risorse che possono mancare, come l'acqua e tante altre. Anzi, tutte le risorse vanno assolutamente riciclate e recuperate. Il tuo percorso quindi non è un percorso lineare e diciamo che questa visione, questo coraggio le hai sempre avute dentro. Vorrei che ci raccontassi un po' questo percorso anche. Beh, comunque è stato un percorso particolare, nel senso che io sono rientrato nel 2008 perché mi sono ricordato, e spero che tutti i nostri giovani che vanno fuori all'estero si ricordano di essere italiani, perché abbiamo bisogno dei giovani che ritornano e in qualche modo ci fanno volare l'economia. Sono giovani che in qualche modo tutte le nazioni ci prendono nei vari laboratori in tutto il mondo, e quindi è fondamentale ritornare. Sono ritornato perché volevo costruire qualcosa nel paese dove avevo studiato, dove ero stato tanti anni, partendo praticamente da zero, in un anno. Ottimo, perché nel 2008 succedeva di tutto, praticamente la più Crollava l'economia mondiale. crollava l'economia mondiale. E lì, come si diceva prima, ho cominciato, io avevo perfettamente idea di dove andare, e come racconto sempre, ho sempre lì in alto a destra il mio obiettivo, che è l'obiettivo finale, so dove voler arrivare, e però nel 2008 devi chiaramente pedalare, andavi in banca, non ti davano i soldi, e poi alla fine tirando dentro cosa? Tirando dentro dei giovani, tirando dentro innovazione, investendo tutto quello che era possibile investire, alla fine abbiamo cominciato a far volare nello spazio, ed era completamente difficile perché in quegli anni non si parlava di start-up, in quegli anni l'economia spaziale non era così booming come oggi. Oggi leggiamo un giornale e abbiamo almeno N articoli dove si parla di spazio e di economia spaziale. All'epoca era molto difficile, però lì io in alto a destra in qualche modo avevo questa visione, la visione che sarebbe arrivato un momento in cui lo spazio sarebbe in qualche modo diventato fondamentale per quello, sempre più all'interno della nostra vita quotidiana. Cosa fondamentale è che fra lì e quel famoso obiettivo c'erano tante barriere, c'erano delle barriere all'ingresso molto molto importanti, e l'importante non è stato sempre guardare avanti, non abbattersi mai, cercare di scardinare queste barriere da una persona. Siamo arrivati a 10, 20, 30, 50, ad aprire 100, 200, ad aprire negli Stati Uniti, ad aprire ad Abu Dhabi, ad avere anche una sede in Germania, facendo anche addestramento a quelli che sono gli astronauti che vivono e lavorano sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Ma quello che adesso vorrei farti raccontare sono le missioni spaziali che avete realizzato e che hanno lasciato il segno. Nel 2022 il satellite Argomun, qui vedete l'immagine che Argomun ha realizzato del nostro pianeta. Argomun è grande più o meno come una valigetta e eccolo qua, sorpresa, ci raggiunge sul palco, grazie. L'avete portato in orbita a bordo di una missione molto importante della NASA che si chiama Artemis 1, è in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, anche con l'Agenzia Spaziale Italiana abbiamo giocato un ruolo molto importante in questa missione. L'obiettivo era controllare che tutto andasse bene, osservare, rifare le riprese e controllare che la missione andasse bene. Perché? Perché la fase 1 di Artemis è la fase propedeutica per Artemis 2 e Artemis 3. Artemis 3 è quella che nel 2026, ci auguriamo, porterà l'uomo e la donna sulla Luna. Quindi ci aspettiamo che, insomma, tutto funzioni al meglio. Dopo quella, per noi amanti dello spazio, quella che in assoluto ci è rimasta nel cuore è Licia Cube, che è un satellite, ma sempre molto simile ad Argomun, che ha partecipato invece a una missione della NASA, questa volta, di difesa planetaria, denominata DART, e lì veramente avete compiuto un'impresa, oltre che una missione spaziale, davvero un'impresa che dal punto di vista umano era proprio impensabile. L'avete portata a 14 milioni di chilometri dalla Terra. Cosa è successo? Sì, praticamente un satellite del genere ed era la prima volta che si spingeva così lontano. 14 milioni di chilometri di distanza è veramente tanto, ma soprattutto è stato l'oggetto interamente costruito sul nostro suolo in Italia che è andato più lontano nello spazio. Era una missione incredibile, era una missione in cui davvero qualcuno viene e ti bussa alla porta dopo che ci avevano conosciuto sulla missione precedente, che era quella lunare, la NASA Qualcuno è la dice... NASA. Qualcuno è la NASA e dice: ma abbiamo visto come lavorate, come avete lavorato sull'altra missione, Non abbiamo è che per bisogno, caso. abbiamo bisogno praticamente di un satellite altamente tecnologico come quello che avete in pratica sviluppato, ma con una missione completamente diversa, quindi anche tecnologia diversa, sistemi di navigazione diversi, sistemi autonomi per con intelligenza artificiale per andare a identificare quello che era il target. Ma cosa dovevamo fare? La NASA aveva fatto praticamente una sonda molto più grande della nostra, circa 450 kg, ci avrebbe lasciato dopo un anno di cruise 15 giorni prima. Loro con questo satellite andavano ad impattare contro un asteroide per verificare la capacità di spostare eventualmente quest'asteroide che non era in rotta di collisione con la Terra. E noi col nostro satellite piccolo in modo autonomo dovevamo navigare, riconoscere a 1650 km con una telecamera di 20 cm, andare a riconoscere quell'obiettivo, 4 pixel, poi man mano che ci avvicinavamo diventava più grande e riuscivamo a riconoscerlo. E a quel punto andare e trovarci nello stesso momento identico in cui la sonda della NASA andava ad impattare a 7 km al secondo contro un oggetto di 160 metri di diametro. La NASA sarebbe stata contenta se noi avessimo scattato una immagine. Sai quante ne abbiamo scattate? Quante? 627 immagini, nello stesso momento in cui la sonda della NASA impattava. Noi a 7 km al secondo dovevamo in qualche modo fare una derapata, andare a guardare, puntare, stabilizzare, scattare delle foto. E queste sono delle immagini incredibili che non erano mai state scattate. Ma ancora di più, l'età media delle persone che hanno lavorato su questo, 29 anni. Il capo delle operazioni è un ragazzo che ha compiuto 30 anni pochi mesi dopo essere stato capo delle operazioni di questa missione che nessuno aveva fatto mai prima al mondo. È stato un momento fantastico, però ti racconto anche un altro aneddoto, che noi per comunicare con questa sonda non avremmo potuto con un joystick in qualche modo modificare la direzione e l'orbita di questa sonda, perché 45 secondi di ritardo. Noi all'interno della nostra azienda abbiamo il centro di controllo, abbiamo più centri di controllo in modo da gestire quelli che sono i nostri satelliti. Col nostro centro di controllo, nel momento in cui mandavamo un comando, la sonda l'avrebbe ricevuto 45 secondi dopo, dopodiché ci diceva sì, l'ho ricevuto, mi sto spostando. Assolutamente possibile. Ma per complicare la cosa, sai cosa succedeva in quel momento? Che la NASA
aveva, per comunicare con il nostro satellite, delle antenne da 70 metri di diametro, sparse per il mondo, ma guarda caso quelle antenne servivano a loro. Quindi ci hanno lasciato comunicare per l'ultima volta con il nostro satellite 13 ore prima, nel pomeriggio, quando l'impatto sarebbe poi avvenuto alle 1:13 di mattina, e noi abbiamo riacceso i nostri sistemi di terra, abbiamo cercato dopo circa 13 ore di comunicare col nostro satellite, abbiamo cercato di capire se il nostro satellite, la prima cosa, era vivo. E quindi già lì una gioia incredibile. La seconda cosa, bene e vivo, avrà visto qualcosa, e i miei colleghi del centro di controllo dicono sì, ha visto qualcosa, però avrebbe anche potuto identificare e andare verso una luce, una fonte luminosa, una stella. Immaginate un cielo immensamente stellato a 14 milioni di chilometri di distanza, e invece l'algoritmo in qualche modo aveva funzionato. Ma a quel punto ci saremmo davvero trovati nell'istante esatto in cui la sonda della NASA impatta contro l'asteroide e siamo riusciti a scattare delle foto? E questo è quello che è successo Bene, sì. quella sera. My goodness, 3, 2, 1. Getting visual confirmation. Si vede che sono teso? No. Grade? Wow, ragazzi, al centro. Cosa c'è? Cosa c'è di più libero dello spazio? Grazie David per portarci oltre Grazie i a voi. confini della Terra. Grazie a voi.